Ciao e bentornato, in questa lezione continuiamo il nostro discorso sui filtri in AD e sulle lunghe esposizioni. Abbiamo capito come sono classificati questi elementi, come sono fatti a livello teorico, adesso andiamo a vedere a livello pratico come utilizzarli sul campo e quindi che effetto danno ai nostri scatti. Abbiamo tante cose da dire, quindi momentaneamente ti lascio subito, andiamo a fare un esperimento sul campo e poi ci vediamo nuovamente per la fase di post-produzione. Iniziamo questa serie di esempi con l'elemento sicuramente più caratteristico della tecnica delle lunghe esposizioni, ossia l'acqua, e in particolare andiamo al mare. Ci mettiamo qua sulla scogliera di Pontetto, qui in Liguria. Le condizioni non sono ottimali per una lunga esposizione, abbiamo già abbastanza luce, quindi non siamo al tramonto dove magari è più facile ottenere una lunga esposizione, e il mare è anche abbastanza piatto, non abbiamo un mare tempestoso che ci permette molto più facilmente di avere appunto una lunga esposizione. Quindi andiamo a vedere come comportarci. Ho già montato la mia attrezzatura, quindi l'holder, la macchina fotografica ovviamente sul cavalletto, manca giustamente il filtro da scegliere che adesso andremo a scegliere. Aspettiamo solo che il sole salga ancora un pochettino, superi questa scoglio in modo tale da avere una luce uniforme sul mare, così si può lavorare molto bene in post produzione e nella fase successiva. Quindi ci vediamo tra pochissimo. Adesso che la luce è abbastanza buona, andiamo a vedere come fare la nostra fotografia. Ho già messo a fuoco il manuale, calcolando ovviamente l'iperfocale, che in questo caso, utilizzando una focale di 12 mm, ho messo un'apertura del diaframma intorno a 8 ed era circa 1 metro. Una volta fatto questo, modalità esposimetrica Matrix, ISO 100 ovviamente, dobbiamo utilizzare la modalità manuale. Andiamo a vedere con l'apertura dei diaframmi quale tempo ci dà la nostra macchina. Ed è un ottantesimo. Ho fatto una fotografia di prova, è leggermente sottoesposta secondo me, e quindi questo poi sarà il tempo che dobbiamo andare a impostare sulla nostra app. A disposizione ho 3 tipologie di filtro, ND ovviamente, a 3 stop, a 6 stop e a 10 stop. Andiamo intanto nella nostra applicazione in Easy e andiamo a impostare il tempo che abbiamo detto che è un ottantesimo. Con un filtro a 3 stop andremo a avere un tempo di scatto di 1/10 di secondo, quindi assolutamente sufficiente, ci vogliono almeno 10 secondi secondo me, ma anche di più. Quindi adesso andiamo a vedere. Quindi con 3 stop assolutamente no, con un 6 stop viene un tempo di 0,8 secondi, quindi assolutamente no. Con un filtro di 10 stop abbiamo un tempo di 13 secondi. Quindi possiamo provare a mettere un filtro di 10 stop, quindi ovviamente già comporre prima, perché come abbiamo detto nella lezione precedente, una volta che il filtro è molto denso come 10 stop non ci permette di comporre, e andare a vedere il risultato che si ottiene. Quindi prendiamo il nostro filtro, diamo sempre una pulita al filtro, prima di utilizzarlo sarebbe meglio sempre farlo a casa. Ho già fatto in modo tale comunque da non perdere il tempo sul campo, soprattutto nella fotografia al tramonto. Qua abbiamo tutto il tempo che vogliamo perché la luce prima che cambi ce ne vuole. Però una fotografia al tramonto è sempre meglio farlo a casa in modo tale che il tempo venga ottimizzato nella sessione di scatto. La composizione, ti dicevo, l'ho già scelta e quindi vado a inserire il mio filtro semplicemente davanti, sempre con le guarnizioni, mi raccomando, dietro. Inserisci bene il filtro perché se no la fotografia apparirà come con un alone, come per esempio in questo caso. E ricordati sempre di inserire il coprioculare in modo tale da limitare l'infiltrazione della luce che potrebbe alterare la luminosità del tuo scatto. Quindi abbiamo detto 13 secondi, quindi non c'è necessità di impostare la modalità bulb, possiamo mettere la manuale e andare a impostare i nostri parametri, quindi diaframma 8 e tempo 13 secondi. Mettiamo lo scatto ritardato o il telecomando è uguale, iniziamo con lo scatto ritardato.
in modo tale da limitare le vibrazioni e quindi che la fotografia non sia rovinata appunto da queste vibrazioni, quindi venga poco nitida, e aspettiamo l'elaborazione da parte della fotocamera, che abbiamo detto sono 13 secondi. E il risultato, diciamo che un pochettino di lunga esposizione sicuramente c'è, poi con questa luce si vede veramente male, sicuramente si può migliorare, si può magari un pochettino allungare. Se vogliamo allungare il tempo di esposizione, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo limitare la luce entrante. L'unico modo per limitare la luce entrante è cambiare il diaframma, quindi possiamo per esempio chiudere il diaframma di uno stop e andare a vedere con la nostra applicazione che tempo viene dato. Ricordati che cambiando il diaframma cambia anche la distanza iperfocale, in questo caso non penso ci sia bisogno di risistemarla, ma con tanti piani focali, una fotografia con tanti piani focali, tanti soggetti, cambiando il diaframma dove andare a reimpostare la distanza iperfocale e anche la tua composizione, quindi dovrai togliere il filtro e ricominciare da capo. In ogni caso adesso dobbiamo andare a togliere il nostro filtro, perché dobbiamo andare a vedere che tempo di scatto restituisce il nostro esposimetro. Quindi possiamo sollevarlo leggermente così, e in A questa volta ci dà un quarantesimo di secondo. Quindi andiamo a vedere, con un quarantesimo di secondo verrebbe 25 secondi di esposizione. Quindi possiamo provare, in questo caso 25 secondi potrebbe stare, magari 30 sarebbe anche meglio, ma andiamo avanti così. Quindi rimettiamo il nostro filtro, la composizione è sempre la stessa, macchina manuale, F11, ma secondi 25, sempre scatto ritardato in modo tale da limitare appunto le vibrazioni come ti dicevo in precedenza, e aspettiamo questi 25 secondi. Intanto c'è anche un paio di barche che passano, quindi anche queste verranno sicuramente con la tecnica delle lunghe esposizioni, quindi avrà una scia. Ed ecco qua, la nostra fotografia è scattata. Rispetto alla precedente sembra sicuramente più, diciamo, più mossa, nel senso rispetto a prima che sia più presente l'effetto seta sull'acqua, ma come ti dicevo anche prima, con questa luce si vede veramente poco, quindi poi lo vedremo in fase di post-produzione successivamente. Quindi se vogliamo adesso di nuovo aumentare il nostro effetto, dobbiamo chiudere il diaframma. Ti risparmio tutti i passaggi. Chiudendo il diaframma a F14, il tempo restituito dalla nostra fotocamera è di un ventesimo di secondo. Quindi se noi andiamo a impostare questo tempo sull'applicazione, il tempo finale di scatto con il filtro montato dovrebbe essere di 51 secondi. Quindi un tempo molto più lungo rispetto al precedente. L'unica differenza rispetto a prima è che non potrai usare il scatto ritardato, diciamo, da parte della fotocamera, perché la scala dei tempi della fotocamera è di 30 secondi, quindi andiamo a impostare la modalità bulb, quindi quella modalità che ti permette di ottenere una fotografia col tempo di esposizione che tu vuoi. Per impostarla sulla Nikon semplicemente in modalità manuale, ti muovi sulla scala dei tempi fino ad arrivare a 30, lo scatto dopo è la modalità bulb. Come funziona la modalità bulb? Semplicemente con un pulsante, diciamo un telecomando di scatto remoto, quando noi schiacciamo un pulsante, parte l'otturatore, teniamo il dito sul pulsante premuto fino a quando non è passato il tempo di esposizione desiderato, quindi in questo caso 51 secondi. Nella Nikon c'è anche un'altra modalità che è chiamata FN, che è molto simile alla bulb, quindi ti permette di fare la stessa cosa, semplicemente una volta che schiacci il pulsante parte l'otturatore, poi puoi mollare il pulsante e rischiacciarlo per fermare la fotografia, quindi è esattamente identico, solo che nella bulb tieni premuto il pulsante sempre, mentre nella FN lo schiacci 2 volte. Quindi andiamo a impostare il nostro tempo di scatto, in questo caso imposto la modalità FN, uso l'applicazione Nisi per calcolare ovviamente col cronometro, così almeno è molto più semplice. Imposto ovviamente che il telecomando funzioni, faccio partire il cronometro e fotografia. E adesso aspettiamo 51 secondi che la fotografia faccia il suo corso.
Ecco qua, ci siamo quasi. 5, 4, 3, 2, 1 e la nostra foto è pronta. Una vista molto semplice comunque da utilizzare. Andiamo a vedere il risultato. C'è un effetto seta nettamente migliore rispetto a prima. Abbiamo forse leggermente bruciato le case là in cima, ma non è un grosso problema. Comunque l'effetto mi sembra nettamente migliore rispetto a prima, poi lo vedremo meglio nella fase di post-produzione. Quindi hai visto come è semplice comunque cercare di ottenere una lunga esposizione in base alla strumentazione che hai. In queste condizioni in cui c'è molta luce e il mare è molto piatto, ovviamente devi utilizzare il filtro più potente che hai, nel mio caso era un ND10, e se non basta devi aumentare il diaframma in modo tale da diminuire la luce che entra all'interno della fotocamera, allungando così il tempo di esposizione. Ricordi ovviamente sempre del fenomeno della diffrazione, quindi non chiudere tanto il diaframma e lavora con aperture focali intermedie, quindi da 5-6 fino a 11, massimo 13. Ovviamente dipende anche dai gusti, ci sono fotografi di paesaggio che lavorano solo con f16. Ed eccoci qua nella fase di post-produzione. Ti risparmio tutte le operazioni di post-produzione perché comunque sono operazioni che vedremo dettagliatamente nel corso delle prossime lezioni. Quello che mi interessa adesso è discutere e paragonare le diverse fotografie. Iniziamo dalla prima immagine, che è questa qui, come è uscita dalla fotocamera. Come vedi mi sono mantenuto un po' sottoesposto per cercare di non bruciare le alte luci, soprattutto nella città là in fondo. E poi ho recuperato abbondantemente nella fase di post-produzione il tutto, sia le luci che le ombre. Questo piccolo alone di blu che c'era sulla roccia a me piaceva, quindi l'ho lasciato, ovviamente poi si poteva togliere. Ma quello che ci interessa è l'effetto che, come vedi, non è molto evidente, ci sono delle piccole increspature sulle rocce e quindi l'effetto seta non è venuto al meglio. Ti ricordo infatti che il tempo di esposizione per avere una giusta luminosità che era restituito dall'applicazione era di 13 secondi. Quindi un tempo non abbastanza lungo per ottenere un buon effetto, ovviamente in queste condizioni di luminosità. Passando invece al secondo scatto, che ovviamente è simile sia nella fase di scatto che nella fase di post-produzione, in questo caso ho usato un f11, un tempo di esposizione di 25 secondi. Come puoi vedere l'effetto seta in questo caso è più marcato, ma c'è ancora qualche piccola increspatura sull'acqua. Quindi il tempo non era ancora abbastanza lungo, come abbiamo visto anche in fase di scatto, per ottenere una buona e lunga esposizione. Mentre nell'ultimo scatto, che è stato fatto con un'apertura del diaframma di f14 e un tempo di esposizione di 50 secondi, sempre istituito dalla nostra applicazione, l'effetto seta è molto marcato, non abbiamo increspature e anzi abbiamo recuperato un sacco di dettagli nella zona sott'acqua, diciamo, soprattutto nel primo piano, dettagli che prima non c'erano a causa del movimento dell'acqua. Questa differenza di effetto la possiamo vedere anche attraverso il programma Lightroom andando a zoomare all'interno delle fotografie e vedi come cambia questo effetto a seconda del tempo di esposizione che abbiamo utilizzato. Quindi hai visto come è facile gestire questo effetto delle lunghe esposizioni semplicemente controllando appunto il filtro ND che andiamo a mettere, il relativo tempo di esposizione e il fatto di poter giocare col diaframma in base alla legge di triangolo di esposizione che collega il tempo al diaframma, in modo tale da aumentare ancora di più il nostro tempo di esposizione. Ovviamente tutto dipende anche dalla velocità del soggetto e dalle condizioni di luce che sono esistenti in quel momento. Per esempio, rimanendo sempre sul tema mare, questo scatto che ho fatto in Sardegna in pieno pomeriggio, se non mi ricordo male, intorno alle 2 del pomeriggio, ho usato un filtro ND10 e un 30 secondi vedi di esposizione. E vedi l'effetto che si è ottenuto. Il mare qua è leggermente un po' più mosso rispetto al caso precedente. Ma ovviamente le condizioni di luce erano molto più potenti perché comunque eravamo nel primo pomeriggio, infatti l'esposizione è di 30 secondi. In questo altro scatto, sempre dedicato al mare, fatto in Sardegna, fatto in questo caso al tramonto, ho usato ovviamente un 6 stop, potevo usare anche un 3 stop, ma mi piaceva un effetto bello marcato, un effetto seta molto marcato, e ovviamente non puoi usare in questo caso un 10 stop perché allungheresti un po' troppo il tempo di esposizione, quindi ti bruceresti gran parte del tramonto, e poi rischieresti di andare a sottoesporre alcune zone. Quindi in questo caso ho usato un 6 stop e è uscito un 35 secondi di esposizione. E anche in questo caso le condizioni del mare erano molto tendenti al piatto, diciamo. Com'è tendente al piatto anche in questa fotografia, fatta nel porto di Genova? In questo caso, sempre al tramonto, ho usato sempre un 6 stop con un 20 secondi di esposizione. E in questa fotografia puoi vedere anche l'effetto marcato del movimento anche sulle nuvole. Sicuramente di più rispetto alla fotografia per esempio precedente, perché secondo me le nuvole quando sono verticali, diciamo perpendicolari dal punto di scatto,
danno più questo effetto, mentre quando sono parallele lo danno molto meno. Per concludere il discorso relativo al mare, guardiamo anche questo scatto che ho fatto all'alba. Ho usato un filtro 3 stop, ma poi successivamente l'ho tolto, perché come puoi vedere il mare era molto mosso, c'erano onde anche alte 2 metri, e quindi l'effetto qui secondo me è molto confuso, è un po' troppo. È sicuramente particolare, è carina come fotografia, ma l'effetto secondo me è troppo marcato. E quindi poi successivamente ho tolto il filtro. Quindi dipende ovviamente sempre dalla velocità del soggetto e dalle condizioni di luce che hai davanti e dall'effetto che vuoi dare ai tuoi scatti. Vediamo anche altri esempi di utilizzo di questi filtri. Per esempio in questo caso ci troviamo in Piazza dei Ferrari, una piazza caratterizzata da questa grande fontana, da questi getti laterali e da un grosso flusso di persone. Anche in questo caso ho realizzato 3 scatti, sempre la stessa composizione, sempre lo stesso diaframma, ho cambiato solo il filtro, quindi ho usato il 3 stop, il 6 stop e il 10 stop che sono quelli che ho a disposizione. Vediamo quindi l'effetto che si è ottenuto. Guardiamo subito già le foto elaborate, iniziamo da questa, 3 stop. Come puoi vedere, essendo in pieno giorno, l'applicazione mi ha restituito un tempo molto veloce, quindi un quinto di secondo. E come puoi vedere l'effetto seta sull'acqua sì c'è sicuramente, anche sulle persone che sono belle evidenti comunque. Sono in movimento, ma sono belle evidenti diciamo nel nostro scatto. Mentre passando con la stessa composizione e sempre stesso diaframma a 6 stop, l'applicazione mi ha restituito 1,6 secondi. E come puoi vedere dall'immagine l'effetto seta è marcato sull'acqua, mi piace come effetto, ma per esempio le persone sono ancora evidenti e lo vedi qua a sinistra, questa piccola ombra viola, vedi qua ci sono le gambe e qua c'è un'altra gamba, queste linee scure, sono le persone, le ombre delle persone e quindi rovinano un po' lo scatto ovviamente. Se noi invece passiamo al filtro 10 stop, vedi che bello l'effetto marcato sull'acqua, in questo caso siamo con un tempo di esposizione di 20 secondi, quindi molto maggiore rispetto agli altri, un tempo di esposizione che si può raggiungere solo utilizzando appunto un filtro 10 stop, ma la particolarità che volevo farti vedere oltre all'effetto dell'acqua è il fatto che non ci sono persone. C'era ovviamente sempre il passaggio, ma vedi che le persone sono sparite, perché il tempo di esposizione è così lungo, il movimento delle persone è così veloce che non viene impresso praticamente sul sensore. E quindi usare questo filtro è un ottimo modo anche per eliminare le persone da una scena. Se vuoi fotografare per esempio un monumento, si parla magari di fotografie di paesaggio e architettura e vuoi eliminare più persone possibile, invece di aspettare il momento buono, che è molto difficile in città molto trafficate, puoi utilizzare un filtro ND a 10 stop. E vedi che anche nelle fotografie successive, fatte sempre con questo filtro e sempre nella stessa piazza, che ti ripetono alle 2 del pomeriggio o alle 11, adesso non mi ricordo bene, comunque in pieno giorno e di solito è abbastanza gremita, le persone praticamente spariscono. Rimangono solo evidenti le persone che magari sono sedute e quindi sono sempre lì durante, in questo caso vedi per esempio questa persona qua seduta sulla fontana e altre persone che aspettano l'autobus qua dietro. E quindi queste persone rimangono ovviamente impresse perché sono sempre lì durante la scena e non si muovono più di tanto. Altrimenti il filtro ND, come ti dicevo, è un ottimo modo per eliminare appunto le persone dalla scena. Per finire poi il discorso su questa piazza, la guardiamo anche in condizioni di luce critica, come per esempio la sera, il periodo di Natale, ho usato un filtro 3 stop per dare questo effetto seta molto marcato all'acqua. Infatti ho avuto un tempo di esposizione di 57 secondi. Quindi come puoi vedere anche la notte, anche se magari non è usuale, si possono usare i filtri ND ovviamente a bassa densità per dare un effetto maggiore di lunga esposizione ai nostri scatti. Bene, con questo ultimo esempio finisce questa lezione che è già abbastanza lunga, dovreste aver capito come cambia l'effetto in base ai filtri che abbiamo in dotazione e come sia importante ovviamente avere più filtri ND nelle nostre tasche. Se ne abbiamo uno solo ovviamente le possibilità creative sono molto limitate. Quindi se ti piace questo genere fotografico ti consiglio di dotarti di più filtri ND. Generalmente appunto tra il 3, il 6, l'8 e il 10 sono i migliori. Dipende poi dal tipo di fotografia che fai. Se ti piace tanto fotografare il paesaggio, ad esempio al tramonto, un filtro a 6 stop, a 3 stop, anche a 8 stop possono andare bene per beccare diciamo tutti i momenti da prima a dopo il tramonto. Mentre se ti piace tanto fare anche lunghe esposizioni di giorno, come per esempio piace anche a me, o sei amante di lunghe esposizioni, diciamo molto lunghe, molto prolungate, un filtro a 10 stop è assolutamente da usare. Quello che mi interessava farti capire in questa lezione è essenzialmente la stretta correlazione
tra le 4 variabili da analizzare sempre durante una lunga esposizione, che sono quindi il tempo, il filtro utilizzato, le condizioni di luce esistenti in scena e la velocità del soggetto. E poi abbiamo ovviamente l'apertura del diaframma che possiamo utilizzare per aumentare o diminuire il nostro tempo di esposizione in base ai filtri che abbiamo. Quindi una componente, una variabile da utilizzare quando per esempio abbiamo anche pochi filtri di dotazione, perché ci permette di ampliare la nostra scelta creativa. Ci vediamo nel prossimo video.